Hi, welcome back. Vedrete che questo è lo stesso outfit del finale perché quest'oggi si fa un vlog in italiano, ma mi ero dimenticata di fare l'intro. Avete chiesto più vlog in italiano? Io li faccio. Avete chiesto un vlog in cui leggo i libri che volevo leggere quest'anno, i miei most anticipated books. E quindi lo faccio. La May dell'inizio di questo vlog non sapeva che libri avrei letto, ma la May di adesso lo sa perché non è ignorante. Allora, ve li faccio vedere subito. Il primo che leggerò sarà When the Angels Left the Old Country di Sasha Lamb. Ho fatto tutto un video sui Most Anticipated Books, 23 libri per il 2023, e questo è uno dei primi libri che volevo leggere perché sono molto curiosa. Questo è l'anno dei libri degli angeli. Io torno alla mia infanzia con i dystopian. No, sono libri un po' più elevati, però con gli angeli. Il secondo libro che leggerò... Serve che dica qualcosa? Serve che dica qualcosa? Happy Place di Emily Henry. Non dico niente, lo vedrete, lo vedrete. Ho pianto tutte le lacrime di tutta la vita, di tutta la fonte della giovinezza. Non serve che dica molto neanche su questo. Heaven Official Blessing, il secondo volume. Durante questo vlog stavo anche leggendo il volume 1, l'ho finito, quindi ho iniziato il volume 2 che mi era appena arrivato. Ho bisogno di tutti i volumi, ma costano così tanto. Comunque, ho il volume 2, leggerò questo. E poi, per finire, una cosa un po' strana è un libro di poesie. Questo è Lazarus Rises, Amongst Other Things, di Berkeley Novak Stoltz, che è una TikToker che a me piace tantissimo. Ha scritto questo libro di poesie per sostanzialmente esorcizzare la morte del fratello attraverso il fandom Supernatural, che è il suo fandom e la sua serie preferita, e attraverso appunto l'episodio Lazarus Rises. Come potete vedere ne ho già tappate alcune. Questi sono i libri più l'altro che ho solo in ebook, e iniziamo questo vlog. Buongiorno follettini e follettine, come potete vedere le allergie hanno voluto che oggi io fossi rossa a chiazze. Iniziamo questo vlog sì in italiano con un audiolibro, non so ancora quale sceglierò, ve lo metto qua perché sono pigra e ho perduto il Kindle. Si comincia! Sì, beh, se non si fosse capito sto andando dai miei amici, dovremmo provare qualche battuta di teatro, lo faremo? Probabilmente no. Il cielo è bianco, che palle. Buongiorno, indovinate chi ha ritrovato il suo piccolo microfono? Io. Ho un problema. Ieri ho iniziato When the Angels Left the Old Country e io pensavo, se sentite la musica, Cristo, i turisti. Pensavo fosse un libro su un viaggio in America, tipo un road trip con la macchina. Invece no, questo angelo e questo diavolo, che sono angeli e diavoli mettiamola nella mitologia, nella religione ebraica, per cui quando vanno in America ad esempio incontrano un demone cristiano, che è stato molto buffo come incontro, è molto umoristico, molto intriso di appunto storia ebraica, molto bello, molto ben scritto, mi sta piacendo davvero tanto, anche se le storie sono più di una e sono intrecciate tra loro. Il mio problema è che questa mattina ho finito questa perla, Heaven Official Blessing, è la quinta volta che sto rileggendo questa saga, ho già pianto 2 volte rileggendo solo questo primo volume. Capite il mio dilemma? Praticamente rileggere questo libro, perché la prima volta leggi la prima parte e dici ah, c'è il mistero, poi lo rileggi e ti ritrovi tutti questi piccoli appigli che l'autrice ha lasciato all'inizio e ti dici, beh, rileggere questi libri è un po' come continuarsi a dare pugni da soli. Che bella la vita, vero? Comunque oggi credo finirò When the Angels Left the Old Country, e perché è molto corto, non sapevo fosse così corto, però sto ascoltando in audiolibro, è molto corto, e poi vi dirò com'è andata. Il mio audiolibro è andato avanti senza di me e ho perso il mio punto, quindi adesso sto tentando di ritrovarlo. Comunque credo di avere ancora 2 ore e bellissimo, cioè stupendo. Sì, questa luce è un po' tipo casa stregata. Sto tentando di fare delle manichette a ferri per me. Non per mia mamma, anche se le vorrà. Comunque, guardate che bello, cioè, E adesso finisco When the Angels Left the Old Country, promesso.
Mi sono persa perché mio amoroso ha deciso, perché una nostra amica ci ha convinto, di scaricare Stardew Valley e adesso siamo addicted. Siamo presi. Abbiamo già una stia e ho chiamato la gallina come lui. La vita è bella finché il 2 maggio piove, fa freddo da piumino e tu non hai la macchina perché sei troppo povera. Allora, devo indietreggiare così tanto per farvelo vedere. Guardate cosa ho trovato alla mia libreria. Cioè, è appena uscito in inglese e lo hanno già comprato. E io l'ho già comprato perché era l'unica copia ed è mia adesso. Ed è uno dei libri che voglio leggere quest'anno, era proprio l'unico libro che volevo leggere quest'anno di quelli appena usciti. È mio e lo leggerò. Carlotta non voleva scavalcare. Ho fatto cadere il libro in barca, che bello. Però c'è bellissimo, sono a pagina 58. È già stupendo. Per una volta mi sono truccata e mi sono vestita bene per cui volevo documentare. Sono ancora nel mezzo delle mie allergie, per cui sto ancora male, ma adesso vado fuori perché c'è il sole, voglio godermi il sole e ovviamente leggerò un po' di Emily Henry. Happy Place, sono a pagina, non me lo ricordo più perché non ho messo segnalibro ieri sera, però ho letto un altro po'. Bellissimo, davvero molto molto bello. È proprio sulla linea tra libro contemporaneo, normale, serio, e libro romance un po' più frivolo, un po' più spumeggiante. Non vi ho ancora detto di cosa parla. Questo gruppo di amici si ritrova nel cottage in cui hanno passato tutte le loro estati per l'ultima volta perché il cottage verrà purtroppo venduto e i nostri protagonisti... come ti chiami? Perché la chiamano tutti Harry, ma in realtà si chiama Harriet e lui si chiama Wynne. Sono la coppia d'oro del gruppo, ma nessuno sa che si sono lasciati tipo 4 mesi prima e non l'hanno detto a nessuno. E adesso non lo possono dire perché altri loro 2 amici hanno detto «Ah, siamo stati ispirati da voi, ci sposiamo fra 2 giorni in questo cottage, prima che venga venduto». Per cui non vogliono disturbare tutto il matrimonio, tutta la fanfara, però devono far finta di stare assieme. E mi sto divertendo un mondo, anche se ci sono i momenti seri nel passato, ci sono i momenti carini nel futuro, però ci stiamo avvicinando al momento in cui si lasceranno e probabilmente piangerò perché tutti hanno detto che hanno pianto. Quindi usciamo! One eternity later. Bentornati nel mio soggiorno. Le ha appena chiesto di sposarla, ma io so come va a finire. La gente non scherzava quando dicevo che questo libro è triste. E sono momenti felicissimi e tu sei triste perché sai come va a finire. Ho finito Happy Place. C'è questo. Il migliore che ha scritto. Bellissimo. Davvero bellissimo. Ci rivediamo domani quando... Non so se vedete le occhiaie dall'aver pianto per tipo le ultime 100 pagine di Happy Place, ma ce le ho. Non voglio far sembrare che questo sia un libro tristissimo. Il problema è che ho proprio pianto sia di felicità che di tristezza che di rabbia. Ho pianto per tutte le emozioni. Nelle ultime 100 pagine avevo proprio le lacrime, sempre, costantemente. Se sentite il mio cane, ci sono lavori in corso, ma credo che nessun altro libro come questo abbia mai catturato che cosa vuol dire essere amici per un lungo lasso di tempo, soprattutto quando ci si conosce magari all'università o al liceo, e poi crescere assieme. È davvero un'esperienza. Emily e Harry non solo è migliorata tantissimo nella scrittura, nonostante partisse già da un buon punto, ma ha proprio catturato l'essenza di che cosa vuol dire essere amici, che cosa vuol dire innamorarsi e che cosa vuol dire
combattere per i propri amici fino all'ultimo sangue e avere magari dei sentimenti contrastanti per i nostri amici più cari. Ovviamente 5 stelle. Questo e Book Lovers sono i miei libri preferiti suoi, ma proprio in generale credo che questo sarà uno dei più bei libri che leggerò quest'anno. Sì, stupendo, non so cos'altro dire. Sono molto contenta che mi sia piaciuto, però è già da pagina 1 sapevo che l'avrei adorato. Finora siamo a 2 su 2, sono molto contenta. Comunque adesso continuiamo con 2 libri che sono gli ultimi che leggerò in questo vlog. Uno è il libro di poesie Lazarus Rises, ne ho già parlato in molti altri miei video. Questo è un libro di poesie pubblicato da Berkey, che è una content creator su TikTok. Queste sono... Madonna, luce! Queste sono le sue poesie che parlano di Supernatural, parlano del fandom, parlano delle fanfiction, parlano della morte di suo fratello. Sono belle, ben articolate, ne ho lette alcune, mi sono davvero molto piaciute. Voglio leggerlo tutto da capo a fine e magari annotare quelle che mi piacciono di più, perché questo era proprio il libro che volevo leggere quest'anno. E poi, l'ho già iniziato, so già che mi piacerà perché l'ho già letto, però ho la forma cartacea, adesso ho la vera traduzione. Non quella fatta dai fan. Heaven Official Blessing volume 2. Se non sapete, Heaven Official Blessing nasce come web novel cinese, adesso sta venendo pubblicata in vari volumi, anche se la storia è tutta un unico blocco, quindi bisognerebbe leggerla tutta assieme. E in più abbiamo le illustrazioni, per cui ve le mostro. Io morta. I miei vicini che finiscono di fare i loro porci comodi proprio quando devo parlare. Quando mai è successo? Ah no! Io che cosa ho fatto nelle mie vite passate di fantastico? Chi ho salvato dalla morte imminente per meritarmi Sanlang? Hua Chen, Sanlang, Xie come li vogliamo chiamare? Sono arrivata alla scena della città dei fantasmi. Che so cosa viene dopo, cioè dopo c'è tutta la parte con il dio della terra, di Earthmaster. Che è molto triste, però so che arriveranno anche le parti molto più tristi, ma non credo in questo volume, perché questo è solo il volume 2. Qui si parlerà della cerimonia, quella della copertina. Hanno finito! Oh mio Dio, hanno finito! Ragazzi, aspettate. Ok, sì, lo dico adesso che ho magari un'inquadratura migliore. Non ci meritiamo, Hua Chen. Non ce lo meritiamo. Lo ripeterò fino alla fine dei miei giorni e sono pronta a soffrire. Io adoro questo libro, adoro questa saga. Hua Chen, siamo nella città dei fantasmi, fa al protagonista Xie dimostro una cosa e lo porto in un'armeria dove è piena di fantastiche spade e Xie fa: oh mio Dio, sono tutte bellissime, mi piacciono tutte. E Hua Chen: ah beh, prendile pure tutte, te le regalo. E fa: ma no, cioè non posso prenderle tutte, dove me le metto? E fa: ah, ma ti regalo l'armeria. Fa: sì, ma cioè, dove la metto l'armeria? Fa: no, ti regalo l'intera proprietà. Io come faccio ad andare avanti con la mia vita quando questi personaggi esistono? Non lo so. Mi ero anche dimenticata dell'esistenza della quarta calamity, il demone Chiron, quello verde. E ogni volta penso a questo meme dell'audio, quello This house is a fucking nightmare. In pochi lo capiranno, ma oro. Hua Chen è famoso per avere una scimitarra che si chiama Yiming e è una scimitarra senziente con un occhio installato sull'elsa. E a quanto pare questa scimitarra piace molto a Xie Lian fa: ah, anche tu mi piaci, trattandolo come un cagnolino. E Hua Chen guarda la sua scimitarra e gli fa: no, geloso persino della scimitarra. Buondì, ho finito il volume 2 di Heaven Official Blessing. Volevo fare degli update nel mezzo, soprattutto della parte 2 in cui si ritorna al passato, per cui sei in terza persona però con Xie sempre come protagonista quando è giovane e era ancora semplicemente un essere umano, era ancora semplicemente il principe. E poi l'ho letto tutto d'un fiato, ho letto quante pagine sono? 200? Sì,
più o meno, in una sola seduta, in una sola mattina. Che cosa posso dire di questo libro? Ovviamente 5 stelle, ovviamente è una delle mie saghe preferite. Il mio problema con il volume 3, uno, è che non ce l'ho in cartaceo, due, è che so che nel volume 3 e 4 arrivano le parti del passato del protagonista in cui si spiegano moltissime cose e sono quelle più dure da leggere perché sono molto tristi, molto violente e... Nonostante sia tipo la quinta volta, anzi la quinta volta che rinizio questa saga, non sono mai pronta per quella parte, piango ogni volta, ma pianto brutto, perché davvero non... chi l'ha letto sa. E quindi adesso si passa alle poesie. Eccoci qua, con Lazarus Rises. Intendo annotarlo con i post-it. Non ho molta voglia di annotarlo sul libro, anche perché ci sono dei disegni alla... oddio... alla Milk and Honey, per cui non vorrei aggiungere delle annotazioni che vanno a fare clash con i disegni, però i miei post-it ci andranno, anche perché so già che alcune mi piacciono, perché ne ho lette alcune, però le voglio leggere tutte. Ed eccoci qua, buongiornino. Sì, voi vedrete il riflesso dei miei occhiali e ignorerete che cosa c'è sotto gli occhiali perché sto avendo una reazione allergica. Però questa mattina ho finito Lazarus Rises. Come potete vedere ho trovato delle poesie che mi sono piaciute. È molto incentrato sul trauma religioso, il trauma dato dal suicidio di una persona molto vicina all'autrice e Supernatural, soprattutto la puntata Lazarus Rises, che ha ispirato ovviamente il titolo, e mi è piaciuto. Io credo che l'autrice sia davvero molto brava con le parole, c'è proprio una ricerca delle parole che ti spiega in alcune poesie e credo che siano le mie preferite, quelle in cui lei proprio ricerca l'origine delle parole e poi le riutilizza. Facciamo un recap? Facciamo un recap di tutto quello che ho letto in questo vlog. Questi sono i libri che volevo leggere quest'anno, che sono o usciti o io ho acquisito quest'anno che volevo assolutamente leggere. Per primo When the Angels Left the Old Country di Sasha Lamb. È raro che io abbia poco da dire su un libro perché semplicemente è un bel libro, è ben scritto, ben articolato, la trama con gli angeli e i demoni nella religione ebraica, nel giudaismo, è ben integrato nella trama, è un po' lento ma è l'unica sua pecca in un certo punto e la trama un po' vagheggia, cioè non sa bene dove andare, però è comunque bello, cioè è comunque un buon libro. Non ho molto altro da dire, credo che gli darò 4 stelle e mezzo, una cosa del genere. E poi ho letto P-Place, altro libro che assolutamente volevo leggere, era forse l'unico che davvero volevo leggere, 5 stelle, fantastico, molto molto bello. Ho singhiozzato le ultime 100 pagine. Emily Henry, come al solito, riesce a intrecciare una trama romance solita, classica, come gente che deve far finta di stare ancora assieme per i propri amici, e un romanzo contemporaneo, per cui sull'amicizia ma anche sul mantenere una relazione dopo che ci si è messi insieme, che è la parte che manca a tutti i libri romance classici canonici. Continua a reinventarsi Emily Henry e ogni suo libro mi piace sempre di più, il che mi fa tremare per il prossimo libro perché o mi distruggerà oppure sarà una delusione. E poi ho letto Have an Official Blessing, il volume 2, che sapevo già mi sarebbe piaciuto. Io l'ho già letta questa storia, ma non in questa traduzione, e che devo dire, cioè, stupendo, bellissimo, never done before, amazing. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same. Mitologia cinese, dei, divinità, un intreccio che è sia politico tra le varie divinità che una sorta di mistero che arriva da 800 anni prima. Adesso siamo entrati nella parte 2 in cui siamo nel passato del protagonista e lo vediamo con i suoi occhi mentre lo viveva e fa male al cuore, fa malissimo e fa già malissimo adesso, non voglio sapere quando arriveremo a quando è arrivata la piaga. Lasciamo perdere, 5 stelle, ovviamente amato, 700 milioni di stelle. E poi ho letto Lazarus Rises. Io non leggo tantissima poesia, soprattutto poesia in inglese,
però mi è piaciuta la scelta delle parole, mi è piaciuto il ritmo di alcune di queste poesie, mi è piaciuto come i temi della perdita e del lutto vengono affrontati utilizzando un episodio di Supernatural come catarsi. Quindi anche questo mi è piaciuto, questo però, non lo so, un rating a un libro di poesie, se alcune mi sono piaciute e alcune no, non lo so, credo 4 stelle. Siamo arrivati alla fine, nel frattempo, nel mentre ho avuto vari problemi di allergie, per cui questo vlog credo uscirà un po' più tardi, e anche perché devo mettere tutti i sottotitoli, però ce l'abbiamo fatta! Fatemi sapere se volete altri vlog in inglese o se li volete in italiano, ne arriverà uno con i Dark Romance. Sì. Se volete seguirmi da qualche altra parte, i miei social sono giù, se volete sentirmi sono quasi ogni giorno su TikTok a parlare di libri, piangere, ridere, eccetera. E ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao! Mua!